fuori. Palla fuori, finisce qui, le Champions League, batte Atalanta 3-2, l'Inter è qualificata aritmeticamente alla prossima Champions League. Finalmente chiudiamo i conti, finalmente l'Inter strappa il pass per la qualificazione nella Champions League e rende inutile o quasi inutile l'ultima gara di campionato, quella col Torino. Simo, un mese fa sembrava impossibile o quasi ipotizzare di chiudere in anticipo addirittura i conti per la qualificazione alla prossima Champions League. Lo facciamo con un turno d'anticipo, mentre abbiamo sollevato nel frattempo anche una Coppa Italia e siamo in finale di Champions League. Stasera contava ottenere almeno un punto, almeno un maledetto punticino per archiviare la qualificazione alla Champions. Vincendo facciamo un favore anche al Milan, perché anche il Milan ottiene la qualificazione alla prossima Champions League. Ma va bene, ci interessava fare il nostro dovere, fare il nostro lavoro. Lo abbiamo fatto con una partita che dà tantissimi spunti. È una partita in cui abbiamo visto 15 minuti di Inter spaziale, 15 minuti di un Inter che ci ha fatto veramente sognare, una partenza ad un ritmo esagerato dei nostri, sulle ali soprattutto di Lukaku e Lautaro Martinez, che hanno trascinato una squadra che è stata praticamente perfetta. Poi dopo i primi 2 gol subito l'Inter sfiora il 3-0, non lo otteniamo, l'Atalanta prende coraggio, trova il gol, si riapre un po' la partita e allora lì abbiamo dovuto fare un po' più di difficoltà, abbiamo dovuto gestire. Lautaro Martinez sembra averla chiusa, poi alla fine un autogol sfortunato di Onana su un grandissimo calcio di punizione e ribattuta di Luis Muriel, che appunto però sarà assegnato come autogol appunto di Onana. L'Inter gioca la sua ultima partita a San Siro. È una prestazione che, Simo, ti lascio la parola, in vista della finale di Champions League mi ha messo dentro una carica clamorosa. Cioè, ripensando a dove eravamo un mese fa, praticamente sesti, praticamente fuori dalla zona Champions, ripensare dove siamo oggi, come abbiamo giocato oggi, io oggi ho visto un Inter che mi ha dato delle sensazioni, delle vibrazioni per le quali mi presenterò al 10 giugno contro il Manchester City con enorme entusiasmo. Ti aggiungo di più, Simo, non so se hai avuto la mia stessa sensazione. Io ho visto un'ottima squadra, poi c'è qualcosina da sistemare dal punto di vista difensivo, ne parliamo, ma mi ha dato la sensazione che qualcosina si sta ancora tenendo dentro. Per me non abbiamo ancora visto tutto. Io ho questo vago presentimento di non aver visto dentro, cioè di non aver visto ancora tutto. Qualcosa lo tireranno fuori tra poco. Mia sensazione, mentre ringrazio De Pica Pica e poi lo leggiamo. Beh, è plausibile, anche perché il City credo che sia la squadra, non dico per valori tecnici, questo è evidente, ma anche proprio come stile di calcio, la squadra più difficile da affrontare, cioè una partita che andrà preparata in 1000 modi, considerando 1000 situazioni, perché Guardiola da questo punto di vista sa sempre tirare fuori qualcosa di sorprendente. Però concordo quando dici che vedendo l'Inter di stasera ci arrivi con la carica giusta, ci arrivi, ripeto, consapevole che te la puoi giocare, anche se non hai i valori tecnici del Manchester City, soprattutto penso nell'ottica dei 16, non tanto degli 11, anche negli 11 ovviamente, specifichiamo, però anche e soprattutto nei 16, sicuramente loro dalla panchina pescano molto meglio di noi, però è un Inter che quando va a 1000, ripeto, è un Inter che innanzitutto se la gioca con chiunque, ma sono poche le squadre che se la possono giocare con questa Inter, secondo me, quando va a 1000. Mi riferisco alla prima mezz'ora di partita, un pochino meno, dove davvero mi vengono in mente poche squadre che possono provare a contrastarla questa Inter. A questo punto mi viene anche, poi è chiaro che parlando dopo la partita è più facile per certi versi ed è più scontato il fatto di dire che ti viene difficile immaginare che non parta Lukaku titolare in finale di Champions, per come ha giocato, per come si è integrato con i compagni e soprattutto per come si è integrato con Lautaro Martinez. Io continuo a vedere un feeling tra i due che è unico, con tutto il rispetto per Dzeko e per Correa, non c'è paragone nel modo in cui si trovano. È vero che poi Lukaku, cioè quello che parte all'inizio rischia magari di dover uscire e così via, però la finale di Champions tu la ragioni sui 90, non è che fai il ragionamento perché però se forse andiamo ai supplementari, se no non esci più, soprattutto contro il Manchester City. Quindi questo riflettiamoci, stasera è un'Inter positiva. È vero, prende 2 gol
ancora un po' come col Benfica, nonostante la buona partita prendi comunque più di un gol, però peraltro il secondo è un tiro un po' così, non so, non ci andrei a dare troppo peso in questo preciso momento, in queste specifiche partite sinceramente. Vabbè, diciamo che è un po'... avevamo analizzato già tempo fa tutti i gol subiti dall'Inter, anche stasera, come è successo anche in tante altre occasioni, l'Inter subisce un grandissimo gol, cioè qui vanno dati anche tanti meriti a Muriel, per esempio, sull'ultimo. Sull'altro, su quello di Pasalic, stavamo un attimino perdendo alcune distanze in una fase della partita. Devo dire, non è una critica nei confronti di D'Ambrosio, che si merita tutto il nostro massimo rispetto per quello che ha fatto. Oggi, secondo me, abbiamo visto delle prove generali di quello che vedremo con il Manchester City, anche a livello di formazione. L'anello debole di questa squadra di fatto è stato un po' D'Ambrosio, che è l'unico che sicuramente non vedremo, ecco, almeno diciamo tendenzialmente mi aspetto di non vedere D'Ambrosio dal primo minuto contro il Manchester City, e il livello leggermente sotto rispetto agli altri si è visto, perché per il resto gli altri, la partenza di quest'Inter è stata devastante. Facevamo il parallelo con il derby di Champions, per me qui ancora meglio, perché poi il derby d'andata di Champions si sblocca tra virgolette su un episodio, cioè su un calcio piazzato. Qui si sblocca con una grandissima giocata di squadra, con un Lukaku dominante, un Lautaro Martinez che ha fatto una partita devastante per me in tutte le fasi, nel suo modo di lottare, di essere sempre presente in ogni fase. Questo è un Lautaro Martinez da pallone d'oro, perché mette la firma in questa partita decisiva per la zona per la qualificazione alla Champions, mette la firma sulla Coppa Italia, speriamo la metta magari nella finale di Champions League come ha fatto un suo predecessore qualche anno fa, con il 22 maggio, chissà che il 10 giugno non possa farci un grande regalo. Però la cosa che mi incoraggia molto è che io temevo che l'Inter potesse aver già toccato il suo picco di condizione fisica un paio di settimane fa. La sensazione è che invece nel serbatoio ci sia ancora forza e mentalità soprattutto, e che quindi siamo arrivati, diciamo, con la miglior condizione possibile nel momento più importante, nel momento decisivo. E questa è la cosa più importante in assoluto. Detto questo, sulla singola prestazione, Simon, non mi soffermerei più di tanto, perché poi faremo le pagelle. A me è piaciuto molto anche Brozovic, è piaciuto molto anche Bastoni, che ha fatto una gran partita in entrambe le fasi. Çalhanoğlu ha annullato di fatto Højlund o quasi, e tra poco magari ne parleremo. Credo che ci sia solo da esultare stasera per una prova convincente, con alcune cose da sistemare, ma che in una partita in cui dovremo tenere l'asticella dell'attenzione molto più alta, per me riusciremo a farlo, a essere più attenti e più concentrati. Mi prendo stasera tante note positive. L'Inter centra l'obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League, che vuol dire poter pianificare un'estate più serena, più tranquilla. Già una 50 di milioni di euro comunque vale questa qualificazione qua. Abbiamo aggiunto una Coppa Italia, la Supercoppa. Sono molto fiducioso. Io stasera ho fatto un carico di entusiasmo per la finale di Champions molto importante. Eh sì, più ancora di quello che la finale in quanto tale ti porta, naturalmente. Poi ragioniamo anche su questo. Anche Inter molto forti, come quelle degli ultimi anni, è già capitato che in alcune partite magari di questo tipo potessero avere un pochino il braccino, com'è che si dice? Il braccetto, adesso penso alla difesa e il braccetto. E l'Inter oggi non l'ha avuto per niente. Cioè l'Inter oggi è entrata in campo dicendo io spacco la partita, 2 gol in 5 minuti, anzi in 3 minuti, e si è messa al riparo quindi da 2 gol potenziali subiti, visto che aveva 2 risultati su 3. E anche questo non è da sottovalutare. Poi è vero, si dice sempre, ed è giusto, partiti benissimo, ho fatto 2 gol, però non bisogna calare, massima attenzione, tant'è che poi il gol l'hai preso e tecnicamente l'hai riaperta. Però per come ti approcciavi a questa partita, avendo quindi 2 risultati su 3, per me l'Inter è entrata benissimo, ha fatto quello che doveva fare. Io la indirizzo nella prima mezz'ora, secondo me era la logica, mezz'ora che è diventata 3 minuti, e poi provo un pochino a gestire. Quindi da questo punto di vista è stata bravissima, secondo me, l'Inter.
E per quanto riguarda la qualificazione Champions, da una parte, allora io ho esultato quando è arrivato il fischio finale, uno perché 2 mesi fa, non ho problemi a dirlo, non ci avrei scommesso €1 per come andava l'Inter, tant'è che mi ricordo perfettamente di aver approcciato le nostre live di Inter Benfica e anche col Porto contento per quello che stavamo facendo, ma non ero pienamente contento perché avevo paura di star vivendo un sogno che una volta che finisce, anche se magari ti finisce in finale, poi ti fa cadere nel baratro, perché magari in campionato sei sesto e l'anno prossimo vai a giocare in Uzbekistan perché vai in Europa League. E invece questo è fondamentale, qualificarsi. Esultare per una qualificazione mi riporta un po' indietro agli anni di Spalletti, però arrivati a sto punto non ci restava altro, quindi a sto punto esulta. Mi auguro e pretendo anche, visto il livello della squadra, che a livello di campionato sia stata una stagione nata male e finita così, e prendiamoci il buono. Ecco che, come dicevi tu, con questa qualificazione si può continuare a programmare una squadra che comunque sta andando lentamente verso condizioni economiche migliori di quelle di 2 anni fa e che secondo me sul mercato ha bisogno di poco ma mirato, ecco. No, ci sono tantissimi ingredienti per sognare. Io chiudo dicendo che stasera la sensazione è che effettivamente veramente te la puoi giocare con chiunque. Cioè, questa è un Inter che in queste condizioni qua, con questo tipo di gioco qua, se la può giocare con chiunque. Dal punto di vista tattico, poi in un'analisi a parte andremo più a fondo. Si sono viste, secondo me, tante cose estremamente interessanti, come ad esempio la giocata che porta al primo gol, ma anche quella che porta al secondo, comunque delle azioni che nascono con il coraggio di prendersi il rischio di ripartire da dentro l'area di rigore, non con il lancio lungo, ma con il passaggio lungo, che è una cosa differente, con Bastoni e Onana che impostano da playmaker da dentro l'area di rigore, e con l'Inter che ha dei meccanismi oliati e perfetti che hanno portato a 2 grandissimi gol. Un Inter che oggi a tratti ha giocato un calcio devastante. Questa è di gran lunga l'Inter migliore della gestione Inzaghi, e quindi da questo punto di vista azzarderei l'Inter più bella che io abbia visto, almeno diciamo nel post triplete, ma a livello di gioco è arrivata, è tornata ad essere un Inter veramente impressionante a livello di gioco e di come a tratti è dominante sull'avversario, per cui non si poteva arrivare in un momento migliore, secondo me, a questa finale di Champions, con qualche piccolo intoppo legato agli infortuni, magari legato al fatto che Mkhitaryan è venuto a mancare, ma dovrebbe recuperare. Però ecco, chiudiamo questa clip, poi faremo delle analisi più approfondite. Adesso siamo ancora a caldo, quindi nel post partita. A parte troverete le pagelle. Grazie di Pica Pica, grazie di cuore, che bella San Siro stasera. San Siro che salutiamo con 1.973.505 spettatori quest'anno a San Siro, una roba impressionante per seguire l'Inter in casa. Grazie alla nostra Rita, cuore nerazzurro come noi, grande Lula ma anche grande Brozovic, assolutamente sì, oggi ha funzionato per me tutta l'Inter. Ad eccezione, vabbè, no, non è giusto dirlo, però ecco, mi sono piaciuti veramente tutti. Oggi c'è stata un Inter, anche Cianoglu a un certo punto si è visto che stava giocando con una consapevolezza e con una tranquillità che per me, non voglio esagerare, però mettiamo in guardia tutti, secondo me. La chiudiamo qui, Va bene, iscrivetevi al canale, mi raccomando, seguiteci in diretta tutti i giorni, stiamo preparando un bel po' di cose per la finale di Champions, vi aspettiamo.